Inter Cagliari 2-2 il giorno dopo. Parliamo un po' più a freddo di questa partita, che parliamoci chiaro, nell'arco di un campionato, soprattutto di un campionato come quello che sta facendo questa Inter, può starci. Può capitare un pareggio, a maggior ragione in un girone di ritorno in cui l'Inter ha vinto tutte le partite, tranne appunto il pareggio contro il Napoli e contro il Cagliari. È comunque un altro passettino verso questo scudetto, visto che anche il Milan ha pareggiato a Sassuolo. Ormai lo scudetto è lì ad un passo, c'è la possibilità concreta di vincere questo scudetto nel derby, serve una vittoria contro il Milan per chiudere lo scudetto nel derby, ed è diventato questo un po' l'obiettivo subito dopo Madrid, è diventato questo l'obiettivo del finale di stagione, chiuderlo proprio nel derby appunto. È chiaro però, è normale secondo me, che per come è maturato questo pareggio possa rimanere un po' di amaro in bocca, perché comunque siamo abituati bene, è normale, arriviamo dopo la delusione di Madrid con alcune partite un po' in flessione rispetto anche al grande gioco che era stato prodotto prima dalla nostra Inter. Vorrei allora analizzare più a freddo questa partita insieme a tutti voi, portandovi due riflessioni e soprattutto un pensiero su questa Inter che secondo me nessuno sta sottolineando in questo momento, invece secondo me è sempre bene ribadirlo. E allora, ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani e soprattutto leggiamo i vostri commenti nella diretta delle 19:30, quindi potete poi interagire con noi. Uh, Inter Cagliari, allora, una partita che secondo me con la gara di Udine, con Udinese Inter, ha dei punti di contatto ma anche alcune differenze. A Udine, gara in cui l'Inter è partita secondo me con un dominio sì, perché i numeri dimostrano il dominio che c'è stato da parte dell'Inter, ma forse un po' più distratti. Qua invece ho visto un'Inter subito convinta, subito che prova ad andare al tiro, a creare le occasioni, va in vantaggio e il problema subentra invece dopo, contro un Cagliari che rimane sempre dentro la partita ed è la grande caratteristica di questa squadra che, ricordiamolo, non perde, ha perso una sola partita nelle ultime 8, quindi sta ritrovando una convinzione, una cattiveria nel momento decisivo per salvarsi che fanno molto la differenza in questo periodo soprattutto. È una squadra che ha il record di punti recuperati da situazioni di svantaggio e quindi ci insegna come tenersi il Cagliari sempre sotto di un gol sia un grande problema, un grande rischio e come soprattutto, come accennavo prima, conti la testa in modo particolare, perché a livello tecnico non c'è paragone, tanti dicevano però abbiamo 50 punti in più del Cagliari, il calcio per fortuna dico io non si basa su quanti punti ha in classifica, possono succedere tante cose in partita, però ecco il livello tecnico è sicuramente differente, ma con un Inter che è lì ad un passo dallo scudetto, forse è subentrata un po' di cattiveria in meno in alcuni momenti, soprattutto dopo aver trovato il vantaggio ci si è un pochino rilassati e invece abbiamo visto in Serie A come tutte le squadre siano molto organizzate e quindi se non sei al 100% dentro la partita fai subito a perdere punti e puoi perderli contro chiunque. È una partita che poi analizzeremo più in profondità anche dal punto di vista tattico e dei numeri nella diretta delle 19:30. Io mi vorrei però soffermare soprattutto su due riflessioni o due, chiamiamoli anche avvertimenti, se così vogliamo. In modo particolare la cosa che vorrei sottolineare prima di tutto è che secondo me questa partita e questo momento in modo particolare che l'Inter sta vivendo dà comunque ulteriore valore, ancora più meriti a quello che è stato il cammino fatto fin qui da questa Inter, perché è stato un cammino veramente straordinario e bisogna ricordarlo sempre e bisogna ribadirlo sempre. Poi da un lato, secondo me, c'è chi non se ne rende conto e per questo io lo ribadisco e lo ribadirò sempre. Dall'altro lato, però, secondo me non bisogna incappare nemmeno nell'errore opposto, cioè secondo me c'è chi è convinto, e lo stiamo vedendo in questi giorni in cui si comincia a parlare molto anche di mercato, che sistemando qualcosina qui, prendendo questo 1 o 2 giocatori, soprattutto dopo Madrid, si è detto: "Beh, prendiamo questo, prendiamo quell'altro e l'anno prossimo rivinciamo lo scudetto, anzi facciamo ancora più punti di quest'anno, puntiamo alla Champions League, puntiamo anche al mondiale per club." Sto estremizzando, però il senso che ho letto in tanti commenti era questo: facciamo queste 2 o 3 cosette, l'anno prossimo facciamo ancora di più. Ehm, Attenzione, io metto in guardia tutti. È vero che è chiaro che si parte sempre per fare meglio rispetto all'anno prima, che si punterà a fare un mercato in cui si cercherà di migliorare la rosa, pur rimanendo dentro dei paletti ben chiari e ben precisi da rispettare, però
questa di oggi secondo me deve essere un attimo contestualizzata come base di partenza. Che cosa intendo? Io intendo che per me questa Inter è un Inter che come valore ha 84, 85 punti, quella soglia lì, quella che avevo previsto a inizio stagione. Io avevo detto per me l'Inter deve arrivare a quel punto lì, con quei punti lì, poi se quei punti lì serviranno e basteranno per prendersi lo scudetto, va benissimo. Altrimenti io credo che quest'Inter possa dire di aver fatto il proprio dovere. E questa quindi per me rimane quell'Inter lì in termini di punti che poteva fare, di valore che poteva raggiungere. 84-85 punti, quella soglia lì. Poi però tramite il gioco e tramite il cammino straordinario fatto nella prima parte di stagione è riuscita ad andare oltre le aspettative, a spingersi fino a poter sognare addirittura i 103 punti ed il record. E questo secondo me è il fattore straordinario, questa è la cosa clamorosa. E ricordiamocelo perché poi l'anno prossimo non ripartiamo dalla base di un Inter che ha fatto 95 punti e quindi ha un valore da 95 punti da semifinale di Champions, eccetera, eccetera. Il valore, secondo me, è stato portato ad un altro livello tramite il gioco e tramite anche una stagione in cui tante cose hanno funzionato bene nei momenti giusti. Il gioco, tra l'altro, in alcuni momenti per tanti ha rappresentato anche un problema, cioè si è detto che per vincere questa squadra ha bisogno di essere sul pezzo e al 100%, altrimenti va in difficoltà e mancano anche delle soluzioni per vincere le gare senza spingere diciamo, sull'acceleratore a tavoletta. In realtà secondo me ci sono stati alcuni momenti della stagione in cui abbiamo visto che bastava spingere anche per 10-15 minuti e andavamo a vincere le partite. Però comunque rimane questa base di un Inter che ha bisogno di creare tanto e di stare bene per far funzionare tutti i movimenti ed andare a vincere, e se in questa fase la stiamo un pochino pagando con un po' di stanchezza che si è accumulata, con alcune assenze che abbiamo avuto nel periodo precedente e che quindi hanno accumulato della stanchezza soprattutto su alcuni giocatori, oltre al fatto che Inzaghi si affida soprattutto ad un nucleo centrale e qualcuno magari potrebbe aumentare di minutaggio. Ecco, se adesso questa cosa sta creando qualche difficoltà, prima comunque è stato il grande punto di forza, secondo me, di questa Inter che appunto ci ha portato ad un altro livello. Quindi teniamo sempre in considerazione anche questa cosa. L'avvertimento era da parte mia quello del occhio ad adagiarsi su questo scudetto, perché arriverà e ormai siamo lì ad un passo, perché comunque queste stagioni così come quella che ha fatto l'Inter in campionato sono difficilmente ripetibili. Si può ancora migliorare in diversi aspetti, quindi ci sono delle cose che ci fanno dire ok, l'anno prossimo possiamo ricandidarci a stare lassù perché comunque i valori ci sono e possiamo far bene, però ecco, guai a pensare che sia tutto facile e che faremo ancora di più in maniera semplice. L'altro avvertimento da questo punto di vista riguarda poi il derby. Io credo a questo punto, intanto siamo arrivati al punto che bisogna dire quando vinceremo il derby, non se vinceremo il derby, ne parlavamo spesso e già questo è abbastanza clamoroso, non siamo molto abituati a poter dire facciamo il conto alla rovescia per quando arriverà lo scudetto. Ecco, adesso ti sei messo nelle condizioni di poterlo vincere nel derby, io credo che quello sia diventato un vero e proprio obiettivo da parte di tutti, anche da parte dei tifosi, e in vista del derby, ecco, ho visto un Milan contro il Sassuolo che ha palesato le solite problematiche difensive contro le quali l'Inter può andare a nozze, quindi possiamo fare un'ottima partita dal punto di vista offensivo e andare ad attaccare la loro difesa che lascia delle lacune. Dall'altro lato, però, anche l'Inter deve necessariamente correggere una fase difensiva che per me è stata la vera arma, il vero punto di forza di questa Inter per tutta la prima parte di stagione. Un Inter che gioca bene, costruisce bene, segna tanto, sì, ma il vero punto di forza, la vera differenza, il punto di rottura rispetto all'anno scorso che ci ha permesso di fare quel salto in avanti è stato la fase difensiva. Fino a poche giornate fa eravamo a 14 gol subiti di fatto, un rendimento quasi da record nella storia della Serie A, ed è qua che poi si riflette il rendimento da record nei punti, secondo me. Nelle ultime giornate comunque 2 gol li abbiamo fatti, eppure hai rischiato di non vincere a Udine, hai pareggiato contro il Cagliari, quindi abbiamo visto che è soprattutto la fase difensiva che fa la differenza, e la fase difensiva va registrata perché qualche disattenzione abbiamo visto a cui non eravamo abituati. Secondo me è venuto a mancare proprio quel concetto di equilibrio che è stata la vera chiave nella prima parte di stagione. In alcuni momenti
anche alcune scelte individuali di cercare di fare più di quello che è richiesto nel momento giusto, cercare di metterci qualcosina in più dentro quella fase difensiva lì, secondo me ha portato alcuni a commettere degli errori, a cui non eravamo abituati. C'è un Acerbi che per me sta pagando molto il caso Juan Jesus e nelle ultime partite l'ho visto un po', svagato. Un centrocampo che ha funzionato spesso a 2 cilindri e quindi, in alcuni momenti è chiaro che se davanti anche il filtro del centrocampo non è il migliore come nella prima parte di stagione, un po' ne può risentire la difesa. In generale contro il Milan però, contro questo Milan soprattutto che ha tante armi nell'1 contro 1, da Chukwueze che è in un gran momento di forma, Leao, Pulisic, eccetera, ecco, negli 1 contro 1 noi abbiamo visto che abbiamo sofferto Luvumbo, ecco, l'abbiamo visto in questa partita, ma anche contro l'Udinese ci sono state delle situazioni da tenere d'occhio. In generale le transizioni, stiamo rischiando in vari momenti, sono cose su cui bisogna lavorare, perché sarà lì che si deciderà la partita e se ci lasciamo di nuovo a delle fasi di gioco così sbilanciate, con tanti in avanti e tanti indietro, tanti cambi campo veloci, contro il Milan rischiamo di andare veramente in difficoltà e sarebbe un peccato non chiudere questo scudetto al derby. Non voglio considerare la sconfitta perché chiaramente non ci auguriamo assolutamente di perdere la partita. Lascerebbe forse un po' di coda amara ad una stagione clamorosa e straordinaria come, ci tengo a ribadire ancora una volta, però ecco, dobbiamo sistemare queste cose qua secondo me per presentarci al meglio al derby. Ci sono chiaramente anche delle buone notizie comunque da considerare in questo, Inter Cagliari perché, la buona notizia intanto è che Thuram ha ritrovato il gol, mancava dal 16 febbraio, quindi si sblocca un attaccante di cui abbiamo grande bisogno, ma oltre ad aver ritrovato il gol, mi ha dato l'impressione di rivedere un Thuram in palla anche per gli strappi dal punto di vista fisico e gli allunghi, quindi buone notizie da Thuram che forse avrei tolto però ad un certo punto della partita, detto che Arnautovic è entrato in campo malissimo, quindi a prescindere non bene Arnautovic rispetto ai 2 attaccanti titolari, rispetto anche ad un Alexis Sanchez che è in buona forma, nell'ultimo periodo sicuramente molto più in palla di Arnautovic, ma sta dando l'impressione di poter incidere sia dal primo minuto e anche a gare in corso, quindi sarà un elemento utile per queste partite che ci aspettano. Lautaro e Pavard hanno fatto un turno di stacco, quindi spero abbiano resettato e siano pronti a tornare nel derby. Credo che Bissek, per esempio, qualche errorino in fase di posizionamento difensivo contro il Cagliari lo abbia commesso e sia una delle cose su cui deve ancora lavorare. Pavard non sta facendo benissimo, però può ridarci qualcosina in più da questo punto di vista, magari nel derby. Pavard, diciamo, nell'ultimo mese sta facendo qualche prestazione sottotono, però a livello di letture e di posizionamento, può rimettere in sesto quell'equilibrio che è mancato in questa partita. Ho visto un Barella che per me da diverse gare sta ridando dei segnali da vero Barella, aveva trovato anche il gol che poi è stato annullato per un fuorigioco di pochissimo, quindi delle buone notizie, tante buone notizie ci sono secondo me anche in questa partita. C'è anche una polemica arbitrale, una discussione sul secondo gol del Cagliari. Inzaghi è stato abbastanza un signore perché dice forse andava rivisto, comunque fa capire che per lui è stato un errore, però dice però lo accettiamo, è andata così e va bene. Lo accettiamo anche noi. Io non faccio tanto polemica sull'episodio in sé, nel senso che il tocco di mano di Lapadula è oggettivo, è chiaro, si vede. La regola dice che se avesse segnato la Padula, avendo avuto un vantaggio dal tocco di mano, il gol sarebbe stato annullato. Quindi questa regola c'è, per cui avesse segnato la Padula, il gol sarebbe stato automaticamente annullato. Nel momento in cui la Padula tocca il pallone col braccio e va a finire a Viola, che poi segna, quindi fa un assist di braccio, subentra la discriminante, subentra diciamo la valutazione dell'arbitro di campo e del VAR. Ho ascoltato Open VAR e sono rimasto abbastanza perplesso, dalla spiegazione che ha dato Trefoloni come rappresentante dell'AIA, perché Trefoloni ha cercato diciamo di rendere oggettiva una situazione che in realtà è interpretativa. Il tocco di mano di Lapadula non è oggettivamente errore o non errore, è un qualcosa che va interpretato. Però secondo la classe arbitrale è oggettivo che quella decisione è giusta. Perché? Perché dicono che il pallone arriva da dietro, che la Padula non lo vede, che il movimento col braccio è congruo e quindi era inaspettato e il tocco di mano quindi non può essere considerato volontario, non può essere considerato falloso. Ehm,
Non riesco a trovare l'oggettività che vogliono farci passare in un episodio in cui in realtà c'è un'altra immagine in cui da dietro la porta si vede che comunque il braccio lo allarga e un movimento ad allargare lo fa. Da un'altra telecamera si vede che la Padula il pallone lo vede e lo guarda, quindi sa che sta arrivando il pallone e sa che rischia di toccarlo col braccio. Non dico che lo abbia fatto volontariamente, dico che mi aspettavo potesse esserci una collaborazione tra VAR e arbitro di campo con una revisione al VAR e poi potesse arrivare una, decisione. Mi lascia ancora perplessa questa gestione, da parte del VAR, questa gestione di questo caso. È ancora una volta un episodio in cui, comunque il VAR, anziché fugare i dubbi, si fa una propria idea, prende una propria decisione e poi, tra virgolette, "la impone", perché magari sarei stato curioso di sentire il VAR che dice all'arbitro di campo: "Che cosa hai visto? Collaboriamo e prendiamo la decisione più corretta." Invece il VAR prende la decisione che quel tocco non è, netto, non è chiaro ed irregolare e quindi fa passare quella decisione con una review molto, molto rapida, anzi senza review in campo, ma con, un controllo molto, molto rapido. È per me un errore, perché in realtà il tocco del braccio è abbastanza largo, non è un errore clamoroso, nel senso che quest'anno abbiamo visto errori ancor più grandi, sia a favore che contro, perché poi chiudo con questo discorso, in una stagione in cui si è parlato tantissimo di Marotta League, lo vediamo, comunque poi gli episodi alla fine si compensano. A favore abbiamo avuto degli errori a nostro favore, con delle chiamate VAR che sono mancate o che sono state inspiegabili a nostro favore, ma ci sono stati anche altri episodi a nostro svantaggio, come secondo me in questo caso. E tutto torna e alla fine parla il campo dove l'Inter è meritatamente lassù, distante da tutti e si appresta a vincere questo scudetto, sperando di farlo nel derby. Fatemi sapere un po' se siete d'accordo con me, che cosa ne pensate, chi è stato secondo voi il migliore e il peggiore in campo di questa partita. Scrivetemi un po' di vostri commenti qui sotto, così poi nella diretta delle 19:30 li approfondiamo. Vi ricordo che alle 22 faremo un appuntamento speciale nel club come ogni lunedì, dalle 22 in poi analizziamo questo, le voci sulla proprietà e tutte le notizie di mercato del momento, quindi su www.passioniter.club potrete entrare a far parte della nostra grande community con cui potete interagire 24 ore su 24 con tifosi interisti da tutto il mondo e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.